Di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Salve a tutti e ben ritrovati nell'11° episodio di questa oramai consolidata rubrica di basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio e oggi sono qui per preparare insieme con voi una base prevalentemente della pasticceria, ma utilizzata anche per preparare alcuni deliziosi antipasti. Sto parlando della pasta choux, con cui vengono successivamente realizzati i bignè. Semplicissimi da preparare, molto più versatili di quanto si possa credere, in quanto fanno da base ad un'enorme varietà di dolci e di ricette. Andiamo a scoprire come si preparano. Piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Eccoci qua, mettiamo una pentola sul fuoco, aggiungiamo l'acqua, il burro, il sale e portiamo in ebollizione, mescolando di tanto in tanto. Una volta portato in ebollizione, spegniamo il fuoco, setacciamo tutta la farina all'interno della pentola e mescoliamo con pazienza fino ad ottenere un composto liscio e lucido. Ora che abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, non ci resta che riversarlo in una ciotola per farlo raffreddare. Attenzione, questa fase è molto importante. Prima di procedere alla fase successiva, assicuriamoci che il composto sia completamente freddo. Questo eviterà che le uova si alterino, dando alla pasta choux un odore di frittata. Il prossimo passaggio sarà amalgamare le uova ad uno nell'impasto. Semplicemente rompiamo un uovo e con un cucchiaio di legno o ad una spatola iniziamo a mescolare con pazienza, fino a quando non si sarà completamente amalgamato nel composto. Proseguiamo alla stessa maniera con il resto delle uova. È un lavoro che richiede un po' di pazienza, è un po' faticoso a dire il vero, ma nel giro di 5 minuti avrete ottenuto un composto liscio e vellutato, come questo. Ed ora viene la parte creativa. Imburriamo la teglia affinché la carta forno aderisca su di essa senza muoversi. Dopodiché riempiamo la sac à poche con la pasta choux. Iniziamo adesso facendo dei beignets classici. Per farli creiamo una spirale girando la punta della sac à poche 3-4 volte su se stessa. Dipende dalla grandezza che vogliamo ottenere, avendo cura di lasciare almeno 2 cm tra un beignet e l'altro. Possiamo dare alla pasta choux e quindi ai bignè la forma che più desideriamo. Iniziamo facendo dei bignè allungati, perché poi faremo dei ricci con la granella. Stendiamo ora una chiocciola più o meno grande, che utilizzeremo come esempio per fare bignè salati. Con un po' di pratica possiamo addirittura creare le forme più complesse, ad esempio un cuore, che successivamente ho deciso di farcire con crema e frutta fresca. Proseguiamo con le forme che più desideriamo, fino all'esaurimento della pasta choux. Un altro passaggio che bisogna fare se vogliamo ottenere dei bignè classici dalla forma originale è quella di eliminare la punta che viene lasciata dalla sac à poche quando la tiriamo in su. Per eliminare queste punte semplicemente bagniamo un cucchiaio con un po' di acqua, poi delicatamente appiattiamole. Bene, siamo pronti per cuocerli. Preriscaldiamo il forno statico a 200 gradi. Quando il forno raggiunge la temperatura inforniamo i bignè e per 25 minuti non dobbiamo assolutamente aprire il forno. Trascorsi 25 minuti abbassiamo la temperatura a 180 gradi e lasciamo cuocere ancora 5 minuti. Qualcuno lo fa tenendo lo sportello del forno aperto qualche centimetro, ma questo dipende dal tipo di forno che avete. Il mio ha una mini canna fumare ad esempio ed elimina i vapori in eccesso, quindi non ne ho bisogno. Ed ecco qui i nostri bellissimi bignè, dall'aspetto giocoso e dal profumo, devo dire niente male, profumo di ingredienti semplici come le uova e il burro. Sono molto soddisfatto. Ma adesso viene la parte divertente. Realizzeremo alcuni esempi pratici di bignè dolci e salati. Cominciamo con il cuore, farcito con crema pasticcera di cui potete trovare la ricetta in descrizione e anche nelle schede, pezzettini di pesca fresca, panna e cioccolato fondente. Tagliamolo in due e farciamolo con la crema. Aggiungiamo la frutta, ancora un po' di crema, richiudiamolo e decoriamo la parte superiore con la panna, qualche pezzettino di pesca al centro, zucchero a velo e delle righe di cioccolato fondente che doneranno a questo morbido pasticcino un contrasto di croccantezza. Da noi in Sicilia sono famosissimi i bocconcini con la ricotta, bignè ripieni di ricotta. Sostanzialmente basta solo tagliarli e riempirli di ricotta fino a scoppiare. Un po' di zucchero a velo e il gioco è fatto. Assolutamente da provare.
sono i miei preferiti. Adesso facciamo dei bocconcini col cuore di panna ricoperti completamente di cioccolato fondente, un contrasto per eccellenza. Per farli buchiamo con la sac à poche la parte inferiore del bignè, riempiamola il più possibile, dopodiché ricopriamoli completamente di cioccolato fondente. Se si parla di bignè non possiamo non parlare della realizzazione più classica di questi dolcetti, ovvero i bignè alla crema. Tagliamoli, farciamoli con abbondante crema pasticcera, realizziamo nella parte superiore una rosetta con la panna, una bella ciliegina rossa e lo zucchero a velo, sono strepitosi. Realizziamo dei ricci con la crema pasticcera, il cioccolato fondente e la granella di nocciola. Ci basterà intaccare con un coltello la parte centrale, farcirli con la crema pasticcera, ricoprirli completamente con il cioccolato fondente e cospargerli con tantissima granella di nocciole. Ed eccoli qua, golosissimi. E per finire, come ultimo esempio, andremo a vedere come i bignè possono trasformarsi in un delizioso antipasto. Faranno un figurone poiché sono davvero deliziosi da vedere e il loro sapore vi stupirà. Semplicemente utilizziamo un formaggio fresco, in questo caso ho utilizzato un formaggio fresco alle erbe molto aromatico. Aggiungo una rosellina di prosciutto di Serrano profumatissimo, un po' di insalata e ancora un po' di formaggio fresco. Richiudo e taglio a metà. Guardate, sono davvero carini. Bene, per questo video era davvero tutto. Chef Nunzio vi ringrazia di essere arrivati fino a qui e vi rimanda alla prossima domenica con un nuovissimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti, in cui impareremo a preparare le ricette da picnic. Ciao belli! Nunzio. Io stasera non rinunzio.